Ciao a tutti ragazzi, sono Saviltros90 ed eccomi qua ragazzi, oggi con questo nuovo video. Oggi sono qui ragazzi per, diciamo così, inaugurare la nuova serie dove appunto vi parlerò della vita dei giocatori professionisti di Call of Duty americani. Oggi sono qui ragazzi per parlarvi di un giocatore, del giocatore con più follower al mondo, con addirittura 1 milione di iscritti su YouTube, con sponsor vari, e uno dei giocatori comunque più forte al mondo. Bisogna anche dire che è il giocatore più seguito, amato, odiato comunque da tutta la community americana. Il giocatore in questione è Nadeshot. Cominciamo col dire che non so se sapete i rischi che si prendono nel rincorrere i propri sogni, ma comunque in questo video cercherò comunque di farvi capire quello che vi ho voluto appunto dire con questa frase. Cominciamo col dire che nel 2010 Nadeshot entra a far parte degli Optic e dopo pochi mesi scopre che X, cioè il proprietario del team, abita vicino a lui, cioè a Chicago, e quindi decidono appunto di far diventare proprio Optic Gaming un vero lavoro a tempo pieno. Ma ovviamente questa idea non si realizzò subito, perché ovviamente nel 2010 il competitive non era molto sviluppato, almeno per i primi 2 anni. Nel 2012 lo stesso il competitive non era ancora del tutto sviluppato e Nadeshot aveva comunque dei problemi a far capire a sua madre che questo poteva diventare un lavoro serio. Ovviamente tra YouTube, Twitch, sponsor e tornei parliamo ovviamente di tantissimi soldi. E Nadeshot comunque da parte sua comprendeva questa scelta dei genitori, perché ovviamente erano vissuti, cioè, in un'altra generazione in cui queste cose ovviamente tipo YouTube, Twitch non esistevano. A quel tempo Nadeshot lavorava al McDonald's, studiava alle scuole superiori e comunque non aveva molto tempo da dedicare a YouTube. Finita la scuola, ragazzi, decide di andare al college e comunque di mantenere il suo lavoro al fast food. In tutto questo non poteva fare video a casa perché la madre si arrabbiava se non portava fuori la spazzatura o se non puliva la casa e comunque se non faceva il suo dovere. Quindi ragazzi, ovviamente quando finiva di lavorare o comunque quando finiva le lezioni al college non aveva tempo per concentrarsi sul suo canale. E dopo aver parlato con la sua ragazza capisce che in questo modo non poteva sicuramente concentrarsi su quello che era il suo sogno, cioè diventare famoso su YouTube, comunque grazie appunto a Call of Duty. I genitori cominciarono a supportare Nadeshot solamente dopo solo dopo che Nadeshot appunto vinse $400.000 al COD XP di Los Angeles, 100.000 per lui perché ovviamente erano da dividere per 4, cioè i membri del team. Ma comunque i genitori non erano entusiasti della sua vita. Anche dopo i primi tornei vinti, se Nadeshot non faceva il suo dovere a casa, addirittura ragazzi gli nascondeva i controllers. Nel 2012 va a vivere con la ragazza, ma decide di fare una svolta epocale. Abbandona tutto, abbandona il lavoro, abbandona gli studi al college e ovviamente si prese un rischio gigantesco perché a quel tempo abbandonare appunto lavoro e college per dedicarsi a YouTube che non era molto sviluppato, ovviamente diciamo YouTube non poteva garantire una vita indipendente a Nadeshot appunto. La madre era molto incazzata di questa sua decisione e ovviamente non capiva come giocare a Call of Duty potesse portare dei soldi al proprio figlio. La cosa più brutta ragazzi è che nell'ottobre del 2012 la madre di Nadeshot morì, prima che ovviamente Nadeshot cominciasse a farsi conoscere in tutto il mondo. E quindi questa qui fu appunto una tragedia, una cosa molto molto brutta che passò a Nadeshot. Sempre all'epoca la ragazza pagava 2/3 dell'affitto e la maggior parte comunque delle spese più grandi, mentre Nadeshot pagava solamente delle bollette e comunque delle piccole spese quotidiane. Tutto questo ragazzi portò comunque a dei continui litigi con il padre, con il fratello e ovviamente anche con la fidanzata, che cercavano di far capire a Nadeshot che stava facendo comunque un errore. Ma invece con l'arrivo di Black Ops 2 il suo canale ragazzi cominciò ad esplodere. Cominciò a fare un video al giorno, streaming ogni giorno senza mai arrendersi, perché comunque alla fine è stata una cosa abbastanza difficile, perché ovviamente quando tu vedi che non riesci più diciamo a crescere è facile scoraggiarsi. Anch'io diciamo ho passato questo all'inizio, cioè tipo quando vedi che
tipo a 1000 iscritti non riesci più a salire, comunque hai quel pensiero nella testa di abbandonare tutto. Ma comunque lui era super determinato. Nel 2013 passa da 200.000 iscritti a 300.000 iscritti, fino ad arrivare addirittura una settimana fa ad 1 milione di iscritti. Quindi che dire ragazzi, questa qui è la storia di Nadeshot, che ancora oggi ha come unico rimpianto la delusione data alla mamma, che è morta prima che lui potesse diventare il giocatore più famoso del mondo. Io penso che questa storia sia abbastanza bella, perché come morale diciamo il fatto che non bisogna mai arrendersi davanti a nulla per diciamo per completare il proprio sogno. Lui ha subito la perdita della mamma, quindi una cosa molto molto brutta, ma lui comunque ha continuato a seguire il suo sogno e alla fine ovviamente ce l'ha fatta, come sapete tutti. Quindi ragazzi, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. È una storia, ripeto, a mio parere abbastanza interessante. Se volete un altro video magari con, non lo so, la storia degli Optic, quindi del suo team, ci sarà spazio anche in un altro video. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ripeto, se volete che io continui questa serie, e ci si becca al prossimo video. Bella ragazzi! Could actually win on this hard point. The line comes in from Nadeshot. Takes down John from behind. He gets the turn on as well. Oh my god, Nadeshot, what did you have for breakfast? And a 3!